Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi mostro il mio ultimo acquisto. È un Hobby Mirage Outback. L'ho preso circa un mese fa da Federico di Bolsena Yachting, che ci tengo a ringraziare per l'ottimo consiglio e per il bellissimo kayak che mi ha venduto. Oggi che cosa andremo a fare? Oggi andremo a vedere il regolatore di velocità del motore. Ho preso dal tappo della Hobby, l'ho forato e ho infilato l'asta, come vedete, del motore dentro internamente. È passante, entra perfettamente così nello scasso dei pedali. Ora vi mostrerò tutti i collegamenti vari che bisogna fare sul regolatore di velocità. Abbiamo il nostro regolatore di velocità. Quello che ci occorre è una scatola da elettricisti stagna, possibilmente, per evitare, tanto comunque bisognerà andarla a forare, perciò più stagna non è più stagna, però io l'ho presa comunque stagna. Allora, sotto con la stampante 3D mi sono stampato il mio attacco Rail Blasa, simil Rail Blasa, e poi ho fatto dei fori per i collegamenti della batteria e per i collegamenti del motore. Io la batteria la monterò qui dentro al vano porta oggetti della Hobby, dove ho già fatto passare tutti i cavi con il fusibile, che lascerò fisso montato dentro al kayak, non doverlo smontare ogni volta. E poi ho fatto passare i vari cavi per arrivare vicino al regolatore, vicino alla seduta. Ho usato dei connettori abbastanza grandicelli. Allora, noi abbiamo qui lo speed controller. Lascio poi il link di dove acquistarlo, e poi il nostro staccabatteria d'emergenza, che in fase di caduta in mare va a staccare il motore se dovesse essere acceso. Perciò bisogna legarlo o al polso, tanto è abbastanza morbido e lungo. Si può legare a un laccetto sul polso, oppure doppiarlo e legarlo al polso, o comunque su un passante dei pantaloni. Anche va bene anche un passante dei pantaloni. Allora, prendo il cacciavite e iniziamo a smontare la scatolina. Andremo a svidare le viti. Eccoci, allora abbiamo tolto le viti. Ora i cavi sono molto corti perché non ho fatto cavi lunghi, però ci permette di vedere l'interno del nostro regolatore, del nostro variatore di velocità. Allora, qui ci sono i cavi che dalla batteria entrano dentro ed alimentano il nostro regolatore di velocità. Perciò bisogna andare a posizionare i cavi, a mettere i cavi sul power, più e meno, negativo e positivo. Dopodiché
bisogna prendere i cavi che vengono dal motore, perciò questi altri due fili più lunghi, dove andremo a mettere positivo e negativo, rosso e nero, o marrone e blu, a seconda di come li avete messi voi. Io uso di solito il marrone per il negativo e l'azzurro, il blu per il positivo. Ho aumentato la sezione dei cavi perché tende a riscaldarsi parecchio, e per evitare che si sciolgono e vanno a fare cortocircuito li ho ingranditi un pochino, li ho messi se non vado per errato dovrebbero essere del 6, o potreste anche mettere dell'8, ma comunque dal regolatore bisogna poi far mettere un pezzettino come ho fatto io, pezzettino un pochino più piccoli, questi dovrebbero essere del 4,5, e poi attaccarsi sul 6 o l'8, tutti isolati. Il nostro regolatore di velocità già così collegato funziona. Io per aumentare la sicurezza ho inserito lo staccabatteria di emergenza. Allora, se prendete questo che ha già i suoi fili incorporati e impermeabilizzati, sappiate che il bianco è il positivo, perciò lo andremo a attaccare sul rosso, e il nero sul negativo, nero. Allora, io avevo due possibilità, li potevo attaccare direttamente sul positivo e negativo della batteria, o altrimenti sul pulsantino di spegnimento del motore. Io l'ho fatto passare sul pulsantino verde, questo qui dello speed controller, e ora vi faccio vedere il motivo. Ho tagliato i due fili, quello rosso e quello nero, e li ho ponticellati attaccandoci lo staccabatteria di emergenza. Ora vi faccio vedere. Andrò a collegare il motore, andrò a collegare la batteria senza collegare il motore perché si rischia di bruciarlo. Venite qui, così ve lo faccio vedere. Allora, lo speed controller è acceso, andremo ad aumentare la velocità del motore. Nel momento in cui non vogliamo più il motore e vogliamo spengerlo, basta fare così e il motore si spenge, si arresta. Nel momento in cui vogliamo ripartire, basta ripremere il tasto verde e si riparte. In fase di caduta in mare, con il motore acceso, cado in mare, si stacca e il motore si spenge. Nel momento in cui si risale sul kayak, ma si spera sempre che non dovesse mai succedere, andremo a rimettere la nostra linguetta sullo staccabatteria, e per sicurezza bisognerà ripremere il tasto verde per ridare la conferma di ripartenza. Questa cosa io l'ho fatta in modo che quando stacco questo e lo devo reinserire, devo comunque premere un pulsante per poter ripartire. C'è chi lo collega sul positivo e il negativo della batteria, direttamente della batteria, ma una volta inserito il motore riparte subito, immediatamente. Io gli ho dato comunque questa possibilità di dover fare un doppio clic. Se avete
delle domande le potete scrivere nei commenti. Io resto a disposizione per qualsiasi chiarimento che vogliate chiedermi, e ci rivediamo presto sul canale.